Ciao ragazzi, allora finalmente riesco a fare un altro breve video, spero, visto i vari impegni che ho avuto negli ultimi giorni. Oggi sono riuscito a ritagliarmi un po' di tempo, visto anche che ho ricevuto ieri alcuni prodotti dell'azienda Feed Stimulants. Per chi non lo sapesse, sono il consulente io per l'Italia. E di questa cosa ne sono molto, contento e anche orgoglioso. Penso comunque di essermelo meritato, visto e considerato che le prime recensioni di questi prodotti le ha fatte il sottoscritto, se non sbaglio, già nel 2015, se non ricordo male, 2015-2016. Basta andare a spulciare su carmagazine.it, c'è la sezione Feed Stimulants, già ne parlavo un po' di anni fa. Bene, detto questo, volevo ricordarvi una frase per introdurvi poi al discorso principale di questo breve video, di una frase del grande angler Duncan Kay. Per chi guardava la trasmissione Fish Eye, in una puntata sui laghi di Corbara nel 1988, lui esordisce dicendo appunto che il carp fishing è una tecnica per catturare carpe grandi, quindi grandi carpe, nel più breve tempo possibile. Bene, detto questo, come si fa per farlo? Naturalmente bisogna pescare certamente nel posto giusto, ma sicuramente bisogna utilizzare delle esche che entrano in azione da subito, da come le lanciamo nell'ambiente acquatico. Ok, detto questo, vi faccio una breve carrellata dei prodotti che riguardano il mondo del self-made e che a mio avviso dovreste iniziare a utilizzare anche voi se volete, sempre se volete, creare un'esca in chiave moderna. Ok? Quindi premetto che io non uso più mais, non uso più soia, non uso più semolino, quindi il trittico non lo uso più. Ciò non toglie che chi vuole continuare a usarlo, ci mancherebbe, può creare delle esche valide anche con quegli ingredienti, però a mio avviso per creare un'esca in chiave moderna, ripeto, occorre utilizzare altri ingredienti, nel senso che, come per tutte le cose, alcuni ingredienti hanno fatto la storia, bene, ma adesso bisogna pensare al presente e al futuro, ok? Il loro tempo l'hanno fatto. Detto questo, vi faccio vedere uno dei binder, ossia quelli che creano la struttura nell'esca, che secondo me dovreste mettere al primo posto, che è il Blood Plasma Powder. Eccolo qui, non so se metti a fuoco, ok, eccolo qui. Io di solito lo abbino con la lactoalbumina, questa, e con, questa volta non avevo nel caseinato di calcio, gli arriverà a breve, e quindi ho preso la caseina acida, anche se qualcuno che avrà già visto degli altri video presenti sul canale YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi, Carp Magazine TV, ed attivare la campanellina, non vi costa nulla, ma in questo modo rimarrete aggiornati sui nuovi contenuti che andrò a pubblicare. Dicevo, preferisco il caseinato di calcio o il caseinato di sodio, ma più di tutto il caseinato di calcio, con la lactalbumina, le proteine del siero del latte, insieme al blood plasma, piuttosto che le tanto blasonate caseine, non perché non siano validi, ripeto, però è una mia scelta. Le preferisco alle caseine acide o la caseina rennet in vari mesh, poiché le reputo meno digeribili degli altri ingredienti appena citati. Poi mi sono fatto mandare anche la betaina, poiché io impiego molte forme di betaina nelle mie esche, ok?
Questa è la betaina cloridrata, HCl, ok, questa qua, pura al 98%. Poi la DMPT, che adesso non ve la vado a, come dire, non vi vado a farvi lo scioglilingua, poi ve la andate a leggere sul sito direttamente di Feed Stimulants o se lo volete in lingua italiana, su carmagazine.it, poiché farò altre recensioni, ma di questo ingrediente già ne ho parlato in altri articoli. Andate a spulciarvi appunto la sezione Feed Stimulants su carmagazine.it. Questa è un'altra forma di betaina molto molto potente, ok? Non entro nel dettaglio, se no viene un video lunghissimo. Quindi abbiamo detto betaina HCl, DMPT e Green Lipped Mucil. Questo vabbè è abbastanza conosciuto. Anche qui c'è della betaina all'interno, per chi non lo sapesse, ok? Estratto di cozza neozelandese. Poi un altro ingrediente che utilizzo soprattutto nella stagione invernale è la spirulina, ok? Alga spirulina. E tra le farine di pesce una delle mie preferite insieme al krill è questa Predigested Fishmeal CPSP90. Questa è digeribile al 95%, questa farina di pesce. Perché? Come fa a essere digeribile al 95%? Perché è trattata con l'idrolisi enzimatica, ok? Un processo mediante il quale gli enzimi vanno a predigerire il prodotto. Molto semplice. E poi mi sono fatto mandare anche un composto di enzimi. Di questo ve ne ho già parlato in altri video e articoli, soprattutto articoli presenti nella nuova sezione articoli protetti, che vi invito, se volete veramente percorrere una nuova strada nel self-made, vi invito a visitare. Enzyme Compound Powder sono un composto di enzimi proteolitici, ossia resistenti all'acqua fredda, mediante i quali si può andare a migliorare il profilo attrattivo nutritivo sia di esche self-made sia di esche ready-made. Quindi questo è molto importante. Se volete potenziare le vostre esche ready-made preferite, vi consiglio questo prodotto qui. Poi, tra i cibi liquidi ho preferito il Liquid Poultry Liver Hydro, quindi a base di fegato, micidiale questo qui, insieme con sempre un cibo liquido a base di lievito, ok? E il famoso Corn Stip Liquor. Tramite sia questo, il Corn Stip Liquor, quindi liquore di grano, e il Liquid Enzyme Treated Yeast di lievito, possiamo andare ad attivare sulle nostre boilers self-made ma anche ready-made diversi processi fermentativi. Questa è un'altra cosa che dovete tenere a mente e cominciare a studiarvi e ad utilizzare. Vi rimando quindi nuovamente ad alcuni articoli presenti appunto su carmagazine.it nella sezione articoli protetti, dove parlo di fermentazione e di altre tecniche mediante le quali è possibile creare delle ottime esche self-made che lavorano, per come è la mia visione dell'esca, per 6 ore in modo continuo. Dopodiché dovrete rinnovare i vostri inneschi. Quindi poi ci sono altri prodotti, ma di questi ve ne parlerò in un altro magari video, ok? Ci sono alcuni mix, poi ve ne voglio parlare in un altro video. Adesso rimaniamo su questo campo del self-made.
Quindi vi do 3 spunti di riflessione dai quali spero che possiate sviluppare poi le vostre personali idee, e sono questi: che per percorrere una nuova strada nel self-made fatta di esplorazioni e scoperte continue occorre appunto iniziare ad utilizzare ingredienti ingredienti nuovi che alcune aziende come la Feed Stimulants appunto mette a catalogo, perché a mio avviso nessuno di noi ha tutte le risposte, nessuno, compreso io, ma le risposte a mio avviso ce le hanno solo i pesci, quindi loro sono i veri guru ed è da loro che noi abbiamo le risposte. Naturalmente se continuiamo negli anni a pescare, questo è ovvio. Quindi, primo spunto di riflessione: cercate di non creare ricette da replicare, nel senso che la carpa è in continua evoluzione, ma dovete inserire una serie di ingredienti sempre diversi, mixando anche, più ricette in una, e scegliendo quindi scegliendo appunto degli ingredienti ad alta densità di innescare nella carpa la voglia irrefrenabile di ingoiare la nostra esca. Il sapore è più importante dell'odore in un'esca, ma occorre ricordare che ciò che a noi umani sembra gradevole ed efficace, la carpa lo potrebbe trovare invece addirittura repulsivo. Infatti non ho mai capito quei carpisti che assaggiano l'esca. Vabbè, ognuno poi fa come vuole. Terzo punto di riflessione: creare delle esche, come dico io, HNV, ma in chiave moderna. Cosa significa? Significa creare un'esca con ingredienti sì dall'alto profilo nutrizionale e completo, i macronutrienti e micronutrienti, ma allo stesso tempo che siano molto digeribili. Ingredienti igroscopici, l'abbiamo già detto cosa significa igroscopici, che attirano come delle pompe ioniche l'acqua e poi rilasciano tutto quello che abbiamo inserito nell'esca, ad alta densità di innesco, che spinga la carpa ad ingoiare senza timori o riserve le nostre esche e crei in essa dipendenza. Allora ragazzi, mi fermo qui. Vi ho presentato alcuni dei prodotti che io utilizzo da anni dell'azienda Feed Stimulants, azienda olandese, e vi invito a studiarveli, a seguirmi, perché andrò poi ho già in mente di creare un video di un'esca self-made che chiamerò esca 4 stagioni, nel senso che è un'esca che è funzionale e attrattiva sia in acqua calda sia in acqua fredda, ok? Che si può utilizzare quindi con successo tutto l'anno. Ci vediamo alla prossima, vi aspetto su Car Magazine TV, canale YouTube, iscrivetevi mi raccomando, e su carmagazine.it, la rivista online che ho creato nel 2011. Grazie e alla prossima. Ciao ragazzi!